Salve a tutti, sono Giuseppe Mosco, ideatore di questo spazio web che si propone di aiutare scrittori emergenti e non alla promozione dei loro libri. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Presenta il tuo libro è su YouTube, su Facebook, su Telegram e anche su X. Buonasera a tutti, benvenuti su Presenta il tuo libro. Ciao Giuseppe, io sono Marco Bisio e questa sera siamo qui con Giuseppe Mosco. Ben trovato. Grazie Marco. Grazie a te. Allora, dobbiamo parlare con piacere di un testo che tu hai pubblicato in realtà un po' di mesi fa, che è Guerre spaziali sul pianeta scuola. Questo saggio, che chiaramente indaga il mondo della scuola, è un saggio piuttosto originale nell'approccio, anche perché, lo ricordiamo, Giuseppe Mosco è sociologo, è ricercatore indipendente e anche scrittore. Da quello che già so di te, Giuseppe, tu hai una vasta esperienza con i ragazzi, con gli adolescenti, e nel saggio questo traspare. Vogliamo magari partire da questo. Quale spunto hai avuto per realizzare il libro e quanto ti è servito questo tuo lavoro con i ragazzi? Ho iniziato a lavorare come educatore nel 94 e ho iniziato con i ragazzi disabili. Ci sono arrivato, cioè non ero convintissimo, no? Cioè vedevo un amico mio che lavorava con ragazzi disabili e sotto certi livelli dicevo, come fa lui a fare questo lavoro? E poi alla fine mi sono confrontato con me stesso, ho fatto un lavoro interiore e mi sono lanciato in questa sfida. E quindi poi da lì ho iniziato a fare una serie di esperienze relative poi ai tossicodipendenti, ai malati di mente, fino ad arrivare, anche per una questione economica, perché i fondi per i minori sono maggiori rispetto a quelli per i ragazzi disabili, a lavorare proprio con i minori. E l'ho fatto sia in comunità per minori, sia in progetti territoriali. Sono stato anche responsabile del primo gruppo appartamento in Campania e sono state delle esperienze in cui sono cresciuto tantissimo e ho potuto osservare sia da esterno, perché poi invece lavorando con maestri di strada o con altre esperienze con la scuola, ho potuto osservare sia come funzionava la scuola, sia come funzionava il territorio, come funzionava l'interconnessione tra territorio e scuola, come agivano i genitori. E quindi poi in questo periodo sono arrivato a mettere su dei concetti o delle teorie anche su come la società funzionava. Però uno è quello della depressione sociale, che ne ho parlato nel libro, e un altro è quello della sursocialità, che ne abbiamo anche parlato qualche volta assieme, eccetera, che sono dei meccanismi legati a qualcosa che ci proviene dall'alto. Ci proviene dall'alto nel senso che il sistema, questo non l'avevo capito prima, pensavo che comunque se eravamo arrivati a certi meccanismi è perché comunque sulla catena istituzionale poi magari c'era qualche persona che non funzionava, c'era qualche persona che commetteva errori, eccetera. E invece col 2020 ho iniziato a capire che il sistema voleva che la catena fosse così e voleva che comunque in questa dinamica poi qualcuno pagasse lo scotto, cioè qualcuno può essere un bambino, possono essere i nostri figli, ma può essere anche l'insegnante stesso, possono essere i genitori, cioè alla fine quando arrivi sulla base ognuno di noi paga lo scotto di quello che ci sta venendo calato dall'alto. In passato
un po' invidiavo i psicologi perché, sai, ti davano quell'idea di essere qualcuno che ti entra nella mente, eccetera. Invece dal 2020 ho iniziato veramente ad apprezzare, grazie a questo collegamento, ho capito che veramente la figura del sociologo è importante, perché ho messo assieme poi tutto quello che avevo studiato e quello che avevo vissuto e ho trovato poi connessione per connessione una rete di trame nazionali che mi hanno fatto comprendere anche maggiormente il mio percorso universitario, il mio percorso lavorativo e di studio. E ritorno poi a dove sono partito, la depressione sociale e la sursocialità, che sono due facce della medaglia. Cioè, la prima, io metto un'intera società in competizione. Allora gli insegnanti sono in competizione fra di loro, i figli sono in competizione fra di loro, i bambini sono in competizione fra di loro. E io non vado a scuola per il piacere di apprendere, ma vado a scuola perché sono in competizione con un altro bambino che ha preso 10 e io ho preso 9. No? E purtroppo in certi meccanismi poi entrano in competizione anche i genitori e non diventa più una sana crescita, ma diventa un meccanismo lanciato dalle mode, perché noi alla fine questa faccia qua della medaglia è governata dalle mode, cioè noi ci dettano dei tempi sociali, noi li inseguiamo proprio come se fossimo in una gara che dobbiamo vincere per forza, e qualora poi non riusciamo a vincere, finiamo nell'altra faccia della medaglia, che è quella della depressione sociale. Il concetto di depressione sociale è legato a coloro che non sono mai entrati in competizione dalla nascita, perché in effetti vivono in dei territori in cui i tempi sociali sono diversi, cioè i genitori non credono che i figli possano avere un grande futuro, le istituzioni locali non pensano che quei ragazzi possano avere un grande futuro, e anche la scuola arriva a pensare che in certi territori nessuno può avere un futuro, no, che sia sopra certi tempi e certe aspettative. E sono due fenomeni collegati. Naturalmente il primo, cioè se uno in questa competizione fallisce, poi il passo successivo qual è? Cadere in una dinamica di depressione. La depressione sociale però è una depressione che coinvolge grandi quartieri, cioè noi abbiamo a Napoli per esempio, che sono famosi, abbiamo quartieri come Scampia, come Poggioreale, e ne abbiamo altri come Soccavo, in cui veramente non ci sono aspettative. I genitori hanno preso una terza media e si aspettano che i figli magari al massimo arrivano alla terza media, e su parchi per esempio molto popolati magari se escono 10 laureati, 20 laureati è già un numero inaspettato, compreso che poi torniamo che la laurea non è strettamente legata poi alla validità di una persona, perché rientra sempre in quel meccanismo, cioè io ti semino un'aspettativa, quindi devo diventare laureato, no, perché se no non sono al passo con quella società che va veloce. E questa storia mi ricorda molto quella del Verga, no? La fiumana che va veloce, ne ho parlato anche nel libro, e che travolge poi i vinti. E le persone che vivono nella depressione sociale sono i vinti, in effetti, no? Spesso noi abbiamo già parlato assieme, insomma, e ti faccio sempre la metafora della società come l'albero. Le istituzioni sono il tronco, la nostra cultura sono le radici, poi abbiamo i rami che sono le istituzioni più piccole, come la scuola, come, che ne so, i centri sociali e tutti che sono i genitori. I frutti sono i figli, in effetti, no? Però l'albero è un'unica fase istituzionale, non è che i figli sono solo dei genitori, tra virgolette, i figli sono anche di tutto il territorio, di tutta la società, e un frutto, come dice il detto, non cade mai lontano dall'albero. Allora il loro progetto grande è quello pian piano di indebolire alle radici questo albero. Quindi sentiamo spesso parlare di cancel culture, cioè che la questione nasce proprio da questo meccanismo qua. Cioè, è quello che poi, perché dico una cosa, Marco, insomma, ha un canale che si chiama Umanistiche Online, che è un canale molto bello, e affronta proprio dinamiche culturali in un periodo in cui
si fa di tutto per cancellare la cultura, insomma, no? Per cancellare, per esempio, il latino che prima era centrale nelle scuole, adesso inizia ad essere sì e no importante. E ieri sera, per esempio, Marco ha fatto una lezione in cui insegna poi delle cose di latino. Vi consiglio, insomma, soprattutto per i ragazzi del liceo, di seguirle. Potrete trovare sul web da Marco e vedere tutte le lezioni, eccetera. E stavo dicendo, ripartire proprio dalle radici, dalla cultura, cosa che sta facendo il tuo canale, è fondamentale. Ma noi l'abbiamo visto anche poi nella tua rubrica di bocce, no? Che è un qualcosa che, cioè, loro vanno in tutto sullo sport, cioè mirano a tutto, non c'è qualcosa. Forse esiste solo uno sport di elite che è il calcio, e quindi poi in effetti viene finanziato e viene portato avanti, ma perché deve lanciare poi altri messaggi. Io vedo i ragazzi che giocano a calcio, si sentono dei VIP, si sentono importanti, nonostante stanno nei pulcini di qualche squadra e devono avere scarpe firmate alla moda, e si pongono poi con gli altri come se loro fossero importanti perché stanno facendo uno sport importante, no? Magari chi gioca a bocce, no, ha un'altra umiltà nell'approcciare nella dimensione poi territoriale con le persone, anzi secondo me le persone che vengono sugli spalti poi hanno la possibilità di confrontarsi, di farsi delle risate assieme con questi atleti e questi sportivi qua. E vabbè, in effetti stavo dicendo, quindi c'è questo attacco alla cultura, ma è un attacco che va sulla questione famiglia, la questione relativa poi alla sessualità, no? Cioè l'essere maschio, l'essere donna. Si cerca poi con un percorso di tendere poi ad arrivare ai ragazzi, no? O arrivare anche ai bambini, e stiamo vedendo ultimamente stanno uscendo varie locandine in cui si parla di portare delle dinamiche gender con dei laboratori a scuola, eccetera. E Certo. questo vabbè, lo scrivo anche perché loro vogliono arrivare a questo, qual è il loro scopo, perché poi dico è tutto concatenato, ma è concatenato poi anche verso delle dinamiche di depravazione. Loro vorrebbero comunque far sconfinare, portare la stanza da letto nelle classi dei bambini dell'asilo, delle elementari, eccetera. E vabbè, in questo percorso analitico che faccio, salvo molti professori, perché alcuni vanno a scuola soltanto per, io lo chiamo il dio del 27, no? Vanno solo per lo stipendio, però ce ne sono altri invece che fungendo da alternativa funzionale riescono poi a colmare molte lacune che l'istituzione cala dall'alto. Lo fanno perché magari fanno più di quello che dovrebbero, impiegano più energie di quanto dovrebbero impiegarne, insomma, eccetera. Però in questo meccanismo anche la formazione degli insegnanti, insomma, è lacunosa perché gli insegnanti dovrebbero fare più pedagogia, perché loro sono prima degli educatori e poi sono dei possessori di cattedra, e quindi dovrebbero fare dei percorsi di supervisione per comprendere come agire con i ragazzi. E quindi l'unica cosa che sollevo agli insegnanti è che secondo me poi, perché poi le spinte di cambiamento e di miglioramento avvengono dal basso verso l'alto, invece di scioperare soltanto per un aumento di stipendio, per un aumento che non c'è stato, scioperare anche per avere un tipo di formazione sensata, no? Cioè dove ti mostrano il bambino dove sta, che cosa pensa, cosa vuole, cosa percepisce, perché spesso, e tu che sei un insegnante lo sai, vedere il bambino dove sta, vedere dove l'altro sta nelle scuole e nella visione degli insegnanti è un qualcosa che manca. Sì, io invece al contrario tuo sollevo molte più critiche alla nostra categoria, quindi mi ci metto dentro anch'io, soprattutto dopo quello che è accaduto in questi anni, però diciamo che è vero che c'è anche qualcosa di buono anche ai docenti. Forse è il momento di dare anche un'occhiata alla bella copertina del tuo libro. Credo che ci sia un contributo filmato che può andare in onda. Guerre spaziali su pianeta scuola è il libro di Giuseppe Mosco, educatore e sociologo, e proprio queste due essenze hanno reso possibile una disamina lucida, razionale e allarmante del pianeta scuola ai tempi attuali. Giuseppe Mosco usa una metafora, attraverso una storia fantasy,
che fotografa l'allarmante attacco di alieni al pianeta scuola, fucina del nostro futuro. La scuola resta luogo deputato alla formazione dell'adulto cittadino di una terra che sembra sempre più manipolata, controllata da forze alienanti più che aliene che, in modo nemmeno poi tanto velato, hanno messo in atto un vero e proprio attacco alla cultura e identità nazionale, sottendendo ad una cancellazione totale in nome di ideologie woke, gender e green, che ci riportano a una sterile omologazione. Lo spazio e il tempo si svuotano, perdendo di vista la dimensione umana. Lo spazio vitale del bambino stesso è oggi completamente riempito di impegni, impedendogli di annoiarsi e sviluppare la conseguenziale fantasia del riempire a proprio piacimento quegli stessi spazi. I luoghi ludici che un tempo erano la strada, il cortile, come ci dice l'autore, che permetteva di esplorare liberamente dinamiche relazionali e spaziali, oggi sono sostituiti da luoghi virtuali, asettici, sterili. Lo svago è programmato. Il genitore tende al controllo fittizio se si permette poi al bambino di navigare in una rete insidiosa senza gli adeguati strumenti di difesa. Una società modello Matrix oggi corre veloce verso il progresso tecnologico e l'uomo, la sua cultura e le credenze che ha, rappresentano per chi le pilota soltanto un freno a tale evoluzione. Direi molto chiaro questo contributo, che tra l'altro mi dà lo spunto per una domanda in più. La cornice del tuo testo è questo racconto fantasy, per cui questi alieni invadono il pianeta scuola, ma se dovessimo dire chi sono, fuori di metafora, gli alieni che stanno invadendo tutta la società, in particolare la scuola, come possiamo identificarli questi alieni? Prima di rispondere alla tua domanda, voglio ringraziare per questa copertina inviata Angela Ristaldo, che è un'insegnante che ha letto il libro e ha pubblicato questo articolo di giornale. Veramente, come hai detto tu, descrive bene, riassume bene poi i tanti capitoli del libro in poche parole. Passando alla tua domanda, io li chiamo saturniani perché in effetti non sono neanche i nostri politici sono soltanto burattini governati da queste persone. Ci sono persone che non si vedono, sono più alte, no? E Angela, per esempio, in questa copertina parla di alieni o alienati, no? Cioè, io non so se sono più alieni o più alienati, però sicuramente sono molto sopra di noi e quindi sopra l'umanità, sopra l'umano, e quindi la parola aliena secondo me c'entra benissimo. Cioè, perché ho introdotto il libro con una metafora? L'ho introdotto perché in effetti oggi stiamo vivendo in quel tipo di società là, lo dice anche Angela, no? Lo dice alla fine quello che stiamo vivendo è una storia fantasy, no? Modello Matrix, che ci sta conducendo a tutta una serie di cose che sono poi la perdita degli spazi tipo il cortile, degli spazi di autogestione dei bambini, la perdita poi della possibilità di esprimere ciò che si vuole, la perdita anche di fare scelte sanitarie che si vogliono, perché noi l'abbiamo visto poi nel 2021 e purtroppo la scuola anche a questo si è piegata, nonostante, e lo dico nel libro, nonostante si parla di autonomia scolastica, cioè la scuola aveva degli strumenti per poter dare una bella risposta a questi che stanno in alto, e invece in effetti hanno fatto politica, hanno fatto spallucce con il sistema e si sono divertiti un po' come facevano i delatori in passato, nel 1945, a denunciare che non faceva parte di certi discorsi. E quindi chi sono queste persone in alto? Cioè, non sappiamo forse chi sta proprio in alto, eccetera, però sicuramente ci sono diverse famiglie importanti che sono l'1% della popolazione mondiale e posseggono il 99% delle risorse. Con questo 99%, perché dico una cosa, i miei libri in generale poi parlano, questo qui parla molto a livello pedagogico, mostra molte cose a livello pedagogico anche per aiutare un genitore a confrontarsi con quello che vive rispetto alla dimensione scolastica del bambino, eccetera. E torno alla questione geopolitica, cioè loro nel tempo con questi
questi forti possedimenti economici sono riusciti a mettere le figure giuste e comprarle, posizionare proprio come un'unica mano che gestisce proprio tutto il teatrino dei burattini che arriva fino a noi, no? Noi siamo le marionette dei burattini, no? Tra virgolette, cioè, almeno chi è che si fa utilizzare come marionetta, no? E quindi decide ogni politica, decide ogni situazione che poi possa essere favorevole a quel 99% di fatturato, di potere economico, politico, eccetera, che rientra in quell'1%. Ma non ci sono solo queste dinamiche, cioè io quando parlo di saturniani, Saturno sappiamo tutti quanti bene che cos'è e chi è, insomma, sono persone che adorano Saturno, poi andatevelo a cercare chi è Saturno. Nel 2020 abbiamo capito che la televisione ci ha mostrato certi meccanismi come micro, invece sono dei meccanismi molto molto grandi, e sono meccanismi in cui tu o ci entri o non puoi far parte di quell'elite che poi di burattinai che hanno la potenza economica e hanno poi la potenza per dirottare intere masse, no, quella fiumana di cui ci parlava Verga. Sì, ecco, però in parte l'hai già sfiorato tu. In questa situazione apparentemente sembrerebbe di non avere sbocchi per noi povere persone del popolo, ma in realtà tu nel saggio qualche soluzione la proponi. Quindi la domanda potrebbe essere: quali soluzioni abbiamo? Quali contromisure nei confronti di questi, diciamo, pochi che ci vogliono un po' come dei robot? La prima soluzione è spegnere la TV, perché in effetti noi pensiamo no, dico, e qui mi trovi d'accordo. Spegnere la TV, perché in effetti quello che mandano in onda in TV è tutto un meccanismo di propaganda per farci credere che il mondo sia diverso da quello che viviamo, insomma, no? E per farci vedere che comunque chi ci governa lo fa per il nostro bene, chi ha portato avanti una pantomima lo ha fatto e voleva salvarci tutti con un siero magico salvavita, eccetera. E quindi questa è la prima cosa, non credere a ciò che viene dalle TV. Io come sociologo ho studiato comunicazione e mass media, e veramente noi a sociologia non studiavamo marketing, noi studiavamo come loro attraverso dei fenomeni prendevano in giro il popolo, come manipolavano il popolo. Invece chi studia marketing studia come manipolare il popolo, no? Che è un meccanismo totalmente opposto. E quindi la prima cosa è cercare di allontanarsi, cercare di trovare delle fonti proprie da non da valutare, da portare avanti, da collegare con altre cose, eccetera, e comprendere la tua dimensione di verità. Io ho iniziato a scrivere per questo modo, per raccontare ciò che avevo dentro e per creare un database di quello che abbiamo vissuto in questi anni. E quindi poi attraverso questo creare una sorta di variabili nuove rispetto a quelle della TV, in cui le persone si possono informare, aprire gli occhi, crearsi una dimensione altra di quella che ci racconta la TV, e poi attraverso poi canali come il tuo, attraverso libri, attraverso crescere anche culturalmente, perché loro perché la vogliono distruggere la cultura? È perché persone che poi, cioè, i quartieri in cui c'è la depressione sociale sono quartieri in cui la gente comunque vive alla giornata, non studia, non si aggiorna, ma non lo fa perché non è motivata a farla, cioè la società già gli ha detto non crediamo in te, non crediamo in voi, siete la parte che vorremmo nascondere di questa società, e quindi si attuano questi meccanismi. E la via d'uscita è proprio quella, cioè non studiare per la competizione del titolo perché io devo prendere il voto più alto, devo studiare per se stessi, no? Io per esempio, ed è un complimento che faccio a te, no? E lo sai, te l'ho detto, alcune cose che ho scritto nel libro, l'ultimo, Lezione immaginata, ho preso ispirazione da alcune trasmissioni che hai mandato tu, perché delle cose magari tu ce l'hai là perse qui da qualche parte della testa, poi le senti dire un altro e le posizioni al posto giusto, no? E quindi pian piano inizi a creare questa tua dimensione altra della realtà, no?
sommariamente io ho una dimensione della realtà che è diversa dalla tua, però cioè, combaciano, sono quasi vicine e sono totalmente diverse da quelle che ha una persona che guarda soltanto la TV e insomma crede soltanto in quello. Sì, sì, questo è un fenomeno che in questi anni si è accentuato, cioè pur con le diversità che ciascuno ha, diciamo, quelli che hanno fatto certe scelte in questi anni si trovano, si comprendono, come è successo a me e a te, per esempio, e così come quelli che invece ne hanno fatte altre oramai sono distantissimi, distanti a tutti i livelli, no? Energetico, se provi a parlarci assieme. Io lo sperimento andando a scuola, oramai i miei colleghi in gran parte per me sono dei totali estranei, cioè li saluto e questo immagino lo possa sperimentare anche tu e molti di coloro che ci ascoltano, no? E il tuo libro in qualche modo è un manuale che consente anche di raccapezzarsi per quelli che hanno fatto una scelta simile alla nostra e probabilmente gli altri neppure lo recepirebbero un testo di questo tipo, cioè si è creato, credo, non so cosa pensi tu, una netta separazione. Allora, si è creata una netta separazione, però la bugia è diventata così grande che ormai anche chi guarda la TV, quando va a fare il calcolo matematico 1 più 1, no, che prima una volta in matematica faceva 2 e tu oggi mi dici che fa 55 o 22, cioè inizio a ridere. E purtroppo la televisione sta mandando questa realtà qua e quindi anche chi ha creduto alla narrazione del 2020 sta iniziando ad aprire gli occhi a vedere anche il mio libro in maniera diversa. Io questo libro doveva uscire nel 2022, poi per dei problemi tecnici con Aurora Boreale, che saluto, che è la mia casa editrice, Nicola Bizzi, che è una persona veramente squisita, molto umile e disponibile, era comunque il primo libro che scrivevo con lui, quindi non mi conosceva come autore, eccetera, e ha tardato un po' a uscire ed è uscito nel 2024. Però come nella classica cosa che nulla succede a caso, insomma, è uscito forse nel momento in cui la gente era più pronta ad accogliere questo libro, a dire fammi continuare oltre il terzo capitolo. E magari forse invece nel 2022 avrebbero detto vabbè, questo sta dicendo un mare di sciocchezze, chiudiamolo e arrivederci e grazie. Torno sulla cosa di prima, insomma, sulla domanda di prima, perché avevo preso solo una piccola pausa. Ripeto, i meccanismi di risposta sono quelli che partono dal basso verso l'alto. Allora, un canale come questo, un canale come il tuo, certi libri, certi post che vediamo su Facebook, cioè sui social, no, perché alla fine per loro i social, che devono essere un modo per sfruttare noi, è stato un modo invece per mostrare loro, no? Questa è stata la cosa interessante. Noi certe cose, io di certi meccanismi che c'erano in certi siti magici lo sapevo già ad agosto 2020 e quando l'ho detto a degli amici hanno detto tu non stai bene con la testa, e invece poi alla fine, se oggi vediamo, ci sono intere biblioteche che parlano perché ormai veramente di libri in questi 4 anni ne hanno scritti, ma articoli di giornale, tra i vari quotidiani ce n'è uno che parla di più di certe cose, è l'unico che si espone, eccetera, che prende proprio il nome La Verità. È una cosa che penso, ho scritto anche nel libro, ma la ripete spesso anche Adele Caprio di Nuova Pedagogia. Noi non dobbiamo agire sui bambini, noi dobbiamo agire sugli adulti. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo, anche quello del libro, è quello di far comprendere agli adulti, ai genitori, agli insegnanti che dobbiamo togliere i nostri figli e i bambini da questa trappola, perché questa è una trappola in cui è stata inglobata anche la scuola, è una trappola in cui si parla tanto con la bocca piena che non esistono differenze, no? E magari si usa sulla questione sessuale, eccetera, o anche a volte anche rispetto a persone che si dice per il pensiero unico dominante si chiamano di colore, e poi in effetti poi è una società che dice non esistono le differenze e poi mette le persone in competizione per evidenziarle, no? Cioè attua questo meccanismo paradossale, ma perché il primo è finto, è un formalismo che io chiamo finto tema in effetti, no? Ma quello che stiamo parlando adesso, perché qua ormai non si può neanche parlare più di clima perché ti bloccano il canale, eccetera. Peraltro ho sentito ultimamente che
in Europa la negazione della questione clima diventerà un reato, insomma, quindi siamo messi benissimo. Penso che non arriveremo a questo, perché comunque nel libro parlo anche della questione BRICS, che è tutto un sistema che, tra virgolette, politicamente sta partendo dal basso, perché esistono due bassi, uno micro e uno macro, no? Loro quello là micro lo combattono con queste cose, quello macro lo combattono con le guerre, sono più legati però a combattere quello micro, quello macro insomma hanno più difficoltà perché si trovano delle potenze troppo forti, no? La Russia, la Cina eccetera, e quindi anche loro, partendo da una dimensione Stato, da una dimensione nazione, stanno partendo dal rifondare i paesi poveri in Africa. Oggi nel libro le lezioni immaginate, infatti ho postato un grafico in cui l'Etiopia, che è entrata nel BRICS, ha praticamente una produzione che è 3 volte quella degli Stati Uniti. E parliamo di valori veri, di asset reali, non di finanza speculativa, di falsa economia, in cui sono soltanto valori in cui per loro 2 più 2 fa 22, insomma, no? Perché ormai questo è il mondo, cioè per loro 2 più 2 fa 22. Abbattiamo la matematica, cioè togliamola dalle scuole, magari parliamo di educazione civica, perché l'educazione civica crea un percorso obbligato ai bambini, cioè tu sei una persona che è civile, si fai tutto quello che lo Stato ti dice, e noi stiamo passando dal fatto che essere in una dimensione democratica e che ognuno può dire ciò che pensa. Oggi passiamo a una nuova dimensione democratica, che è democratico se uno si associa a ciò che pensa il suo Stato. Certo. Quindi se la pensi diversamente non sei democratico e sei un pericolo per lo Stato e per la società e anche per il tuo vicino di casa. Ma questa storia la conosciamo, l'abbiamo conosciuta nel 2021, che eravamo un pericolo, insomma. Certo, sì, 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 sì. Sì, è stato un esperimento riuscito in buona parte, forse in parte no, per cercare di addestrare le persone in un certo modo, e questo è indubbio. E poi adesso si verifica anche in altri ambiti, no? Come peraltro tu nel libro un po' già paventi, prevedi che dopo quello che è successo nel 2020 tutto questo tipo di propaganda continua anche riguardo alla guerra, alle guerre in corso, anche qui ci sono molte censure, non si possono dire certe cose e insomma continua questo tentativo di addestramento e tu giustamente ci fai vedere in che modo si può evitare di caderci. È vero, sì, condivido, ci sono persone che cominciano a capire lentamente, secondo me un po' troppo lentamente, che ci sono molti inganni, che gli inganni stanno aumentando. Quindi qualche breccia, anche grazie a libri come il tuo, anzi come i tuoi, si apre indubbiamente. E tra l'altro... Poi, vai, scusa. Prego, vai. No, il libro, sempre rimanendo collegato alla domanda che mi hai fatto, l'ultima poi, che è la più importante, no, sul come, no, difendersi da questo sistema, la dico così, guarda, vediamo se si capisce senza pronunciarla. Cioè, è dicendo no. Ho dedicato un intero capitolo al no. E il problema è stato che qualcuno, per esempio, ha avuto paura di dire no. E quindi... Certo, ma ancora adesso... Ancora adesso, cioè, io noto persone o imbarazzate o che non vogliono neanche rivangare la questione, perché non solo c'è stata paura di dire no in quel momento, ma adesso c'è una sorta di non volerla ritirare fuori la cosa. Sì, vabbè, sì. Là è un discorso diverso, un discorso molto diverso, insomma. Cioè, secondo me poi a un certo punto, quando uno commette dei falsi passi, poi a un certo punto aprire gli occhi significa poi anche acquisire la paura sui falsi passi commessi. Invece, secondo me, è prendendo coscienza di questi passi falsi
perché poi non è che siamo in una strada senza uscite, le uscite ci sono sempre, no? E quindi magari ci sono persone che invece hanno studiato poi tutta una serie di conseguenze che sono nate, quindi si va da queste persone e magari si cerca di raddrizzare la strada che sta andando verso un burrone, insomma, cambiare tendenza. Però c'è sempre, il passaggio è sempre quello, prendere coscienza e decidere di cambiare direzione. Come se io dovessi venirti a trovare a te, no? Metto il navigatore e mi rendo conto che ho sbagliato strada, che faccio dopo che ho fatto 900 km torno indietro? No, cioè cerco di trovare la strada giusta nonostante mi rammarico per aver sbagliato strada. Allora molti hanno l'intelligenza, perché anche qua è una questione animica, è una questione di intelligenza, hanno l'intelligenza per farlo, altri invece sono talmente divorati dentro, no? Torniamo sempre poi a quei vinti di Verga, sono talmente divorati dentro che non riescono poi a scansare il burrone. Certo, certo. Sì, sì, condivido pienamente. C'è sempre una possibilità, c'è sempre una soluzione e il tuo testo lo fa vedere molto chiaramente. Tra l'altro è un testo articolato, pieno di riferimenti, ma anche agile nella lettura, quindi non spaventa neanche chi magari non è abituato a leggere volumoni. È un testo che si legge con facilità. So che abbiamo anche un contributo filmato su un altro libro, perché qui siamo su Presenta il tuo libro, di un altro autore. La rivelazione della Sfinge è un saggio di Antonio Viglino, Armachis Edizioni 2024. Si tratta di uno studio sui 3 templi che costituiscono l'area delle piramidi e della Sfinge a Giza, che gli egittologi identificano come il complesso funerario in onore del faraone Cafra della IV dinastia, ma che il saggio in esame ritiene, invece, il progetto della creazione dell'uomo da parte di esseri superiori. Sotto forma di geroglifico, il disegno dimostrerebbe, secoli prima della relativa evidenza scientifica, come l'uomo discenda dalle scimmie, ma non tramite fortuite combinazioni genetiche, bensì tramite un vero e proprio intervento esterno di ingegneria genetica a livello cerebrale. Il documento concorderebbe, quindi, non solo con i miti sulla creazione presenti in quasi tutte le religioni e di mitologie del pianeta Terra, ma confermerebbe i fondamenti di alcune pratiche legate al pensiero esoterico e alle pratiche meditative più antiche, come lo yoga. Un libro che senza dubbio interesserà gli appassionati di storia alternativa, ma che potrà incuriosire anche gli altri lettori. Bene, anche questo è un saggio molto interessante. E quindi Giuseppe, non so se c'è un pensiero finale con cui possiamo chiudere questa nostra chiacchierata, che possa restare anche utile a chi la ascolta e la ascolterà. Allora, io in questo momento sto scrivendo un terzo libro di cui già te ne ho parlato, che si chiama 2020, l'ultima battaglia su Semantic, e in questo libro ho postato integralmente un articolo, poi ho chiesto i permessi, eccetera, perché comunque sono cose delicate, all'associazione Pro Vita, no? E questo articolo mi ha molto colpito perché poi affronta la questione delle fiabe, come loro sono entrati, insomma, nella dimensione fiabe, portando prima il femminismo, poi gli animalisti hanno portato il lupo che si rivale sul cappuccetto rosso, e poi per arrivare insomma a queste teorie gender per cui Biancaneve insomma non è una donna, eccetera. E anche lui, anche questo articolo e anche gli autori di questa organizzazione Pro Vita spingono su una dimensione adultocentrica, cioè la descrivono proprio così, in cui questa istituzione dall'alto sta spingendo verso il basso affinché il bambino finisca non più al centro delle nostre attenzioni, ma diventi una cosa marginale in cui poi si può far circolare sessualità, si può far circolare immagini insomma che prima erano tabù per la società, eccetera. E io invece nel libro parlo dell'altra faccia, cioè quella bambinocentrica, cioè noi dobbiamo tornare, che poi questa è anche una soluzione,
a rimettere il bambino al centro, ma lo devono fare i genitori, lo devono fare gli insegnanti, riattivare gli spazi naturali, no? Lo dico nel libro, cioè noi abbiamo perso il cortile, abbiamo perso il campo di pallone dove si giocava liberamente. Oggi chi vuole giocare a pallone deve pagare una retta di 70 euro al mese ed è tutto costruito, è tutto, c'è sempre un adulto che ti detta i tempi, ti dice quello che devi fare, magari se ti scappa una parolaccia non la puoi dire perché sei in un contesto in cui insomma non si dicono parolacce per disciplina, cioè anche questa parola disciplina in effetti è una camicia di forza, no? Cioè io mi ricordo che quando giocavo a pallone dicevo di quelle parolacce e nessuno mi diceva niente, no? Oggi invece il bambino è colui che non deve dire le parolacce. Invece io dico sempre, ma anche come educatore, io sono sempre stato, poi parlando con Adele Caprio che parla di disimparare, no? Io mi sono sempre presentato nelle mie comunità come un grande diseducatore, no? Perché sono sempre andato contro le regole, no? Perché a volte, ne abbiamo anche parlato già altre volte, l'ho detto sul libro, le regole rappresentano la pedagogia, no? Invece le regole non sono la pedagogia. Le regole sono quella struttura che sta attorno a un campo educativo che ti fa capire, no, ciò che il bambino non riesce a comunicare. Cioè, se un bambino riesce a stare nelle regole, e allora ti sta comunicando delle cose, se non ci riesce a stare, ti sta comunicando dei disagi che fanno parte o di quel campo educativo là o di qualcosa che è esterno. La maggior parte delle volte è rappresentato da cose esterne. Invece noi ne abbiamo fatto delle regole pedagogia, ma è una pedagogia di strada. Allora noi dobbiamo, come dice adesso, dico io, dobbiamo diventare diseducatori, dobbiamo disimparare le cose che hanno i ritmi, perché noi dobbiamo disimparare i ritmi più che la pedagogia, perché se vediamo gli antichi che ci hanno spiegato la pedagogia, ne hanno sbagliato una. Solo questo sistema poi nella dimensione di Cancer Culture li ha proprio cancellati, li ha dimenticati. No, non fa fare dei percorsi di formazione agli insegnanti per dire guarda ma cosa diceva Cleparé, cosa diceva Vidoschi eccetera, e quindi ci troviamo in questa dimensione in cui uno va e interpreta quello che riesce a racimolare in classe, ma questo vale anche per i genitori, perché anche un genitore poi è chiamato a dover interpretare bene gli equilibri che vive un suo figlio. Oggi anche nel libro ho parlato di quella dimensione, ormai chi ha una socialità lo fa perché va in palestra, va al calcetto, cioè tutte strutture in cui c'è un adulto che ti dice quello dal primo minuto in cui sei lì all'ultimo minuto che cosa devi fare, e questa poi è una dimensione che poi ho chiamato come sursocialità, cioè nel senso la sursocialità è quella sorta di competizione in cui uno è andato in prima elementare a 5 anni, che bello, allora è uno in gamba, si è laureato 10 mesi prima del tempo che si doveva laureare, allora è uno buono, cioè ormai la società questi meccanismi ci dà, no, non è io parlo con Marco, mi trovo bene perché Marco è uno che sa ragionare, cioè che poi Marco si è laureato 10 anni dopo, ma a me cosa mi interessa? E invece i genitori vanno dietro a queste mode e condizionano anche la relazione con i propri figli, la condizionano fino a distruggerla e distruggere anche poi lo spirito interiore dei loro figli, perché se io come genitore dico tu sei un incapace perché il figlio dell'altro già si è laureato, io l'ho distrutto. Invece io come genitore direi, forse su questa dimensione qua tu hai altri passi e ti godi la vita diversamente, ma su altre dimensioni comunque hai i tuoi passi, cioè hai i tuoi modi di vedere, cioè l'intelligenza, come diceva Goleman, è situazionale. C'è un'intelligenza per chi ha giardinaggio, c'è un'intelligenza artistica, c'è un'intelligenza musicale. Certo, direi tantissimo materiale su cui riflettere, quindi io ti ringrazio per l'ospitalità e per la bella chiacchierata, anche per i complimenti. Ricordiamo che il nostro canalino non è solo il mio, io ci metto un po' la faccia, ma insomma c'è un gruppo di persone. E quindi l'invito è a leggere i tuoi testi, i testi di Giuseppe Mosco, perché ci danno una traccia quantomeno da seguire in questi tempi così particolari. Devo invitare poi le persone che sono arrivate fino a ascoltarci a iscriversi al canale di Marco e anche iscrivermi al canale Presenta il tuo libro, perché secondo me è un ottimo spazio come quello di Marco per dare poi disponibilità web, perché oggi non è facile anche trovare disponibilità web. Cioè io quando Marco mi ha invitato nel suo canale a parlare del mio libro ho detto guarda, sei l'unica persona
che mi ha dato un po' di spazio per poter parlare di ciò che ho fatto. Quindi ti ringrazio per questa cosa di oggi, ma anche per il passato. Grazie a te. Bene, e allora cari saluti a tutti quelli che ci hanno seguito, e l'invito ovviamente è se vi è piaciuto ciò che avete ascoltato, condividere la diretta, iscrivervi al canale Presenta il tuo libro e anche al tuo. E leggere i testi. E grazie. Buona serata a tutti. Antonio, giovane poliziotto originario di un paesino calabrese, si ritrova a combattere quotidianamente contro la microcriminalità della Napoli di qualche anno fa con impegno, determinazione e coraggio. È qui che incontra il suo grande amore e realizza il sogno di ogni uomo che si innamora, ma conosce anche il dolore e la sconfitta. La temerarietà da vero sbirro e la tenacia oltre ogni limite lo porteranno a superare tutte le difficoltà e a raggiungere l'obiettivo che ardentemente ha inseguito. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.